Signori, è successo. Ieri ai Games Award è stato mostrato finalmente un nuovo trailer di Budokai Tenkaichi 4. Adesso ci saranno un sacco di considerazioni da fare in merito. Direi che sia prima opportuno guardare assieme il trailer per poi successivamente analizzarlo e guardare tutto quello che c'è da guardare. Tremble before my power! I'll show you the horrors of hell. Now perish along with this planet! Saltano subito all'occhio circa 6 elementi. Il primo elemento è la grafica. La grafica è molto bella, probabilmente un po' troppo in stile CGI, avrei preferito qualcosa più sulla falsariga di Fighter Z, ma tutto sommato stiamo parlando di un comparto grafico nuovo, quindi non possiamo affatto lamentarci. Il secondo elemento è che sono presenti personaggi di Dragon Ball Super, ce l'aspettavamo tutti ma è bello avere una conferma, e oltre ai classici Super Saiyan Blue abbiamo anche Broly, quello dell'ultimo film. Eccoci al punto numero 3, che è quello che personalmente mi interessa di più, ovvero la presenza di elementi di gameplay all'interno del trailer, elementi che noi andremo ad analizzare più là nel video. I più attenti avranno notato alcune dinamiche e anche alcuni environment presi direttamente da alcuni capitoli precedenti di Dragon Ball, in particolare parliamo di Dragon Ball Raging Blast 2, analizzeremo anche questo più in là. Eccoci finalmente al titolo, non è Budokai Tenkaichi 4, a quanto pare il gioco si chiamerà Sparking Zero. E infine, purtroppo, notiamo che non è presente una data d'uscita per il nuovo capitolo. Bene, per quello che concerne il gameplay in realtà non abbiamo molto materiale da analizzare, tuttavia il poco che abbiamo è risultato interessante ai miei occhi. Abbiamo innanzitutto degli scambi iniziali fra Goku e Vegeta, che sembrano molto banalmente dei teleport agli attacchi evanescenti da Dragon Dash. Questi sono elementi che sappiamo bene essere presenti anche in Tenkaichi 2 come anche in Tenkaichi 3. Successivamente abbiamo un vanish molto classico al Gallic Gun di Vegeta, una cosa comunissima che vediamo tranquillamente da un sacco di anni in Tenkaichi, ed ecco qui la prima cosa che ha portato la mia attenzione a un livello superiore, una nuova apparente meccanica, che è il deflect vero e proprio di una Kamehameha. Questa meccanica io ricordo essere presente in due giochi di Dragon Ball della generazione passata, che sono Raging Blast e Raging Blast 2. Come unica differenza fra i due capitoli abbiamo che in Raging Blast 2 abbiamo una telecamera un po' più cinematica, dalla durata un po' più lunga. Sinceramente preferisco questa nuova telecamera che si vede nel trailer, poiché l'attenzione rimane sulle spalle del personaggio, quindi si mantiene quella che è l'immersività all'interno della partita. Trattandosi comunque di un trailer, non sappiamo se effettivamente anche questo scambio farà parte delle meccaniche di gioco oppure si tratta semplicemente di una piccola cinematica, quindi facciamo attenzione perché il prodotto finale ovviamente potrà essere molto diverso. Qui ho sorriso nel trailer poiché c'è un palesissimo scontro fra raggi che ricorda lo scambio di analogici tipico dei Tenkaichi 3, che dura 70 ore rispetto al vero gameplay, proprio a voler quasi simboleggiare quanto in questo trailer stiano facendo molta più attenzione alla cinematica, e questo dovrebbe spiegarci come questo gioco punterà a quella fascia di utenti che compreranno il gioco, ci giocheranno e dopo qualche settimana, se siamo fortunati, lo butteranno lì su uno scaffale, perché questa è un'altra cosa che dobbiamo realizzare. L'utenza che noi giocatori competitivi chiamiamo random sarà l'utenza alla quale questo gioco sta puntando. Dietro Tenkaichi c'è la Bandai Namco, e la Bandai Namco in questo momento non tratterà competitivo di Tenkaichi, a mio avviso, perché sta già facendo molti sforzi per quello che riguarda il lato dei videogiochi competitivi col nuovo capitolo di Tekken, ovvero Tekken 8. Io penso che il lavoro enorme che Namco sta facendo su Tekken non riuscirà a farlo allo stesso tempo su Tenkaichi, e quindi su Tenkaichi noi avremo un prodotto molto più
casual e molto più fanservice per vendere, diciamo, e quindi l'attenzione al competitive magicamente svanirà. Più in avanti nel trailer ho notato un altro possibile scambio derivante dalle meccaniche di Tenkaichi, ovvero lo scambio di contrattacchi Z. Sappiamo benissimo che questa meccanica esiste già su Tenkaichi 3, ma qui abbiamo un effetto cinematico lievemente diverso, con una telecamera che a me è piaciuta di più. Inizialmente facevo caso alla velocità di questi scambi, e la velocità sembrava essere molto più attenuata rispetto a Tenkaichi. Rivedendolo un po' di volte ho notato che in realtà la velocità è quella, quindi almeno questo mi fa ben sperare che il pace del gioco, la fluidità non verrà compromessa, anche perché parliamo di un gioco della nuova generazione, magari riusciremo ad averlo almeno a 60 fps, non come i Tenkaichi che giravano a 25 per la PAL o 30 per la NTSC. Infine l'ultimo elemento che mi sento di analizzare è Broly che fa questa specie di super o questa specie di presa. Questa animazione mi ha ricordato tanto la presa di C13 presente già in Tenkaichi, ma nulla esclude che possa essere tranquillamente una super mossa, anzi è molto più probabile, data l'impronta che secondo me la Namco vorrà dare a questo gioco, che si tratterà di una super mossa. E signori, questo è quanto per quello che riguarda la mia breve analisi sul trailer di Sparking Zero. Ovviamente immagino che voi vi aspettaste qualcosina di più, però purtroppo dovete anche capire che col poco materiale che abbiamo visto nel trailer io non ho potuto fare un'analisi un po' più approfondita. Fatemi sapere quelle che sono le vostre idee, le vostre aspettative, le vostre paure nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.